Fratti in radio, sono Chiara Nicoletti dall'81esima, lo sapevo che prima o poi lo sbagliavo, Mostra d'arte cinematografica di Venezia. Sono felice di dare il benvenuto a Maura Del Pero che presenta Vermiglio in concorso. Benvenuta. Grazie mille. Allora, dicevo ai tuoi protagonisti che la sensazione guardando il film è stata proprio di immergerci in questo, chiamiamolo anche piccolo mondo antico, o per citarti un paesaggio dell'anima, e leggevo che tutto è nato da un sogno. Sì, un sogno felice in un momento triste. È stato il mio papà che si è presentato in sogno, ma aveva 6 anni, quindi in un momento in cui non l'ho conosciuto, ma si riferiva un po' a una foto che io conoscevo, ed è apparso insomma poco dopo la sua morte. Per me è stato un momento così, di un peso dal cuore che se ne andava, perché l'ho trovato felice. E ho iniziato a seguirlo nella fantasia, e ho iniziato a vederlo giocare con le sue sorelle, i suoi fratelli, i miei nonni, quindi tutta una grande famigliona di montagna. La mia nonna ha partorito 10 volte, lungo 20 anni, e, tutte persone che conoscevo molto molto bene, luoghi che conoscevo molto bene, ma che ho deciso di raccontare in un momento in cui non li ho mai conosciuti. Proprio perché volevo raccontare quel momento, e poi ho trovato che fosse da una parte molto interessante raccontare qualcuno che conoscevo molto bene in un momento in cui non avrei potuto conoscerli, no? Quindi avere anche quello scarto di ignoranza rispetto al vuoto che si può riempire con la narrazione. E dall'altra perché mi sembrava interessante invece a livello di macro storia avere quel passaggio di quell'epoca dal tempo delle guerre al tempo della pace. Infatti mi hai anticipato, perché volevo capire meglio quando e come avevi capito che questa era una storia personale, però poteva diventare memoria collettiva, storia di chi eravamo e chi stiamo diventando e siamo diventati. Guarda, è stata una domanda che mi sono posta moltissimo all'inizio, o meglio, c'è stato un primo momento in cui ho iniziato proprio a scrivere a fiume. E poi quando inizi a vedere, io inizio più a vedere, no? Che può essere un film e che in qualche modo anche un po' ti perseguita, non ti la continua ad arrivare queste immagini, e decidi, quella è una domanda quasi d'obbligo, no? Non c'era l'idea di scrivere un diario intimo. E mi ha aiutato molto il fatto che mi abbiano selezionato in una serie di laboratori internazionali, tipo il Torino Film Lab. Sì. Sono luoghi interessanti perché ci si confronta con i colleghi, ma soprattutto colleghi di posti lontanissimi, con altre esperienze, con altre culture, e lì c'è stato proprio il test, no? Di capire quanto fosse mio, insomma, un'elaborazione uno deve fare personalmente, quanto invece potesse essere qualcosa no, che sta in mezzo tra me e un pubblico, no? Parliamo di questo, e quanto potesse essere universale. E quindi lì, diciamo, ho aggiustato il tiro e ho scoperto per fortuna che c'era tanto di universale. E a proposito di internazionale, parlavo del tuo film con il nostro collega David, che è spagnolo, proprio stavamo discutendo e parlavamo della figura del padre in questa famiglia, e lui ha detto: per me ha significato la bussola morale di questa famiglia. Allora io gli ho detto: però fa delle scelte che determinano anche il futuro delle proprie figlie, l'educazione, no? Chi studierà, chi non studierà, quindi di fatto. E lui mi ha detto: però come fai in quel momento storico a mettere qual è la sottile linea che divide la modernità, quindi aspirare alla modernità, ed essere parte del proprio tempo? E allora volevo capire con te se c'era questa riflessione su una persona che fa del suo meglio e però è comunque lì in bilico. Sono molto contenta che abbiate avuto questo scambio, perché racconta del fatto che siamo riusciti a rendere la complessità di questo personaggio. È un personaggio che si ispira alla figura di mio nonno, che era il maestro del paese, e figura amatissima, molto rispettata, anche perché allora l'insegnamento era considerato una cosa seria. Però allo stesso tempo, come uomo del suo tempo, visto anche e soprattutto dal nostro sguardo contemporaneo, pieno di atteggiamenti a dir poco polemici, no? E quindi era molto interessante, perché in qualche modo era anche un personaggio strano da inquadrare.
afferisce al mondo contadino, ma è in qualche modo un intellettuale, no? Porta la bellezza della cultura a scuola, predica l'onestà, però poi fa differenze tra i figli, pensa di avere tutto sotto controllo, ma poi gli sfuggono le intelligenze emotive di alcuni dei figli. Era un personaggio in questo senso molto umano, perché pieno di pregi e di difetti. Credo che ci sia una delle scene che a me interessa del film, che raccontano un po' di queste contraddizioni, è la scena in cui la moglie gli rinfaccia l'acquisto dei dischi in un tempo di guerra. Credo che in qualche modo, no, sono quelle situazioni in cui che non smettono di interrogarci, perché hanno un po' tutti ragione, come non dare ragione a lei che dice: ma no, noi dobbiamo dare nutrimento, difesa dalle malattie in tempo di guerra. Ma c'è anche la difesa dal nichilismo, dalla bruttezza della guerra, che lui, chi non vorrebbe, io come genitore vorrei che, no, i miei figli a scuola fossero introdotti alla bellezza della cultura. Per cui l'idea era proprio questo di un personaggio sui generis con cui abbiamo lavorato appunto a lungo con Tommaso, proprio perché avesse da una parte questo tratto dell'epoca e sia spazio che tempo, anche dello spazio, che fosse un Montanaro, anche con questi modi molto contenuti e duri a levare, ma anche dentro a un vulcano, perché poi insomma quando succede quello che succede lo vediamo proprio fisicamente palpitare. Maura Del Pero, grazie mille, in bocca al lupo per Vermiglio e per questo appunto lessico familiare universale e, per citare la tua attrice, trentinissimo. Sì, che ho scelto in Trentino, un'attrice mica a caso. Grazie ancora, in bocca al lupo, buon proseguimento. Grazie. E questo è Vermiglio all'81esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider.